Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Oggi parliamo dell'F28 SCV2 prodotto dai ragazzi di Asher Racing e di KV Automotive, che ci tengo a ringraziare per avermi dato l'opportunità di provare questo volante come probabilmente tutti gli altri prodotti all'interno del loro catalogo. La nuova versione dell'Asher F28 SCV2 è caratterizzato da due novità. Riprende infatti la maggior parte delle caratteristiche già viste nel precedente modello, aggiungendo però un'impugnatura chiusa che migliora la rigidità e la solidità del volante e le impugnature in gomma che ne migliorano invece il grip e soprattutto l'ergonomia. Il nuovo Asher F28 SCV2 ha un prezzo di 669 euro ed è caratterizzato dall'assenza di cavo. È un volante wireless compatibile con tutti i prodotti della gamma SimoCube 2, ma anche con i vecchi SimoCube 1, previo però aggiornamento del modulo wireless appunto SimoCube 2. Modulo wireless che è caratterizzato da un massimo di 28 input e in questo caso il volante Asher non fa eccezione. Abbiamo due palette, 12 tasti momentanei e due joystick a 7 posizioni per un totale appunto di 28 input. Prima di iniziare volevo ricordarvi di iscrivervi al canale, ovviamente se vi piacciono i miei contenuti e le mie recensioni. Il mio è un canale piccolo, è un canale appena nato ed ho bisogno del vostro aiuto per crescere e portare sempre nuove recensioni e nuovi contenuti. Ci vediamo come al solito al termine del video con le conclusioni e le considerazioni finali. All'interno della confezione, insieme al volante, troviamo un kit di adesivi per la personalizzazione dei pulsanti, un secondo set di magneti al neodimio per gli shifter e 6 viti M5 in acciaio per il fissaggio del quick release. Il kit di adesivi è composto da 100 pezzi totali, 50 bianchi e 50 neri, e comprende le etichette per i più comuni inputs. Gli sticker sono di buona qualità, possiedono una discreta capacità adesiva e presentano una superficie opaca. Il volante ha un diametro grip to grip di 285 mm e alla bilancia sfiora i 1150 grammi di peso. Rispetto al modello precedente, aperto nella porzione inferiore, il nuovo F28 SC presenta un design chiuso che gli conferisce un'incredibile rigidità e un aspetto a mio avviso molto più accattivante. Come tutti gli altri prodotti Asher Racing, questo formula è costituito interamente in alluminio automobilistico tagliato a laser e lavorato a CNC. La piastra frontale da 5 mm è realizzata in alluminio spazzolato ed è fresata lungo tutto il perimetro. La fresatura è eseguita in maniera magistrale e regala profili non taglienti e piacevoli al tatto. Al centro della piastra è serigrafato il logo Asher Racing e poco sopra, sempre centralmente, il piccolo LED di stato. La piastra anteriore integra le due impugnature in gomma di derivazione motoristica. Anche questa è una novità rispetto al precedente modello, in cui le impugnature erano rivestite in pelle o in alcantara. Sul nuovo F28 SC è migliorata l'ergonomia, con un diametro leggermente più ampio ed una nuova forma per l'invito superiore, che permette di raggiungere meglio i pulsanti. La gomma scelta da Asher Racing è resistente ma al contempo ha una consistenza che la rende super confortevole. È abbastanza rigida da trasmettere tutte le informazioni provenienti dal force feedback senza dissiparle, ma è anche sufficientemente gommosa da permettere di usarlo per lunghe sessioni senza alcun tipo di affaticamento, sia con i guanti che senza. I fori per le dita sono molto ampi e permettono di avere lo spazio necessario per raggiungere comodamente tasti e switch. Personalmente ho trovato queste impugnature eccezionali. Grip e comfort di guida sono ai massimi livelli. La scocca posteriore è realizzata in alluminio anodizzato nero con una finitura lucida e presenta un'ampia fresatura che corre lungo tutto il perimetro posteriore e regala un ottimo touch and feel. A sinistra, in alto, è in evidenza la serigrafia SimoCube Wireless Wheel, mentre a destra troviamo il codice relativo al modello, il seriale e oltre alla scritta Asher Racing il codice di certificazione dei dispositivi wireless, che è identico a quello riportato sulla scocca posteriore dei SimoCube 2.
In basso troviamo invece lo switch scorrevole di accensione e spegnimento, lo sportellino che nasconde la batteria intercambiabile e l'antenna wireless per la comunicazione con la base volante. Lo switch ha una buona resistenza ed è ben a filo con la scocca in alluminio in modo da evitare di spegnere il volante durante l'uso in maniera accidentale. Al centro della scocca posteriore troviamo i 6 fori con interasse da 70 mm ai quali può essere direttamente connesso il quick release. Nel mio caso è stato sufficiente poco più di un minuto per montare il quick release della SimoCube 2. La costruzione e l'assemblaggio del nuovo F28SC sono da applausi, mai uno scricchiolio, una vibrazione o una flessione, solidità impeccabile che si percepisce già solo prendendolo in mano. La scocca anteriore ospita 12 pulsanti momentanei, 4 dei quali circondati da una protezione in plastica per evitare la pressione accidentale. I pulsanti sono ben posizionati, quelli nella parte alta sono facilmente raggiungibili senza togliere la mano dall'impugnatura, mentre per i 4 situati più in basso è necessario allentare leggermente la presa per raggiungerli con agilità. La loro conformazione sporgente permette anche agli utilizzatori di caschetti per la realtà virtuale di individuarli facilmente. I pulsanti, realizzati interamente in plastica, sono caratterizzati da un feedback tattile netto, corposo e piacevole, preceduto da una breve corsa controllata da una molla che oppone una buona resistenza. Il feedback sonoro è invece abbastanza contenuto. Oltre ai 12 pulsanti momentanei sono presenti 2 comodissimi joystick multidirezionali con encoder rotativo premibile per un totale di 7 input ognuno. I joystick sono provvisti di un pomello in alluminio nero con una superficie zigrinata e 2 piccoli O-ring in gomma. Il feedback tattile è eccezionale, il click è solido e ben percepibile in tutte le direzioni e anche l'encoder rotativo restituisce degli scatti netti e corposi. La qualità del feedback di questi joystick si percepisce anche a livello acustico. Gli shifter magnetici di Asher sono sempre stati un punto di riferimento e non hanno certo bisogno di presentazione. Sono realizzati completamente in alluminio anodizzato e anch'essi sono fresati per evitare di renderli taglienti. Il corpo dello shifter presenta una finitura lucida, identica a quella della scocca posteriore, ed è formato da 2 componenti che integrano le sedi per i magneti. La componente fissa, ancorata saldamente alla scocca, nasconde il microswitch. Quella mobile permette l'attivazione della cambiata ruotando su un perno passante in alluminio. La componente mobile, serigrafata con il logo Asher, integra 2 boccole in plastica che garantiscono il buon scorrimento della paletta e l'assenza di gioco. L'attivazione elettronica della cambiata è affidata a un microswitch della Omron, azienda leader nel settore dell'automazione industriale e nei componenti elettronici. Questi microswitch dovrebbero garantire un'elevata durabilità nel tempo. La paletta vera e propria è invece realizzata in alluminio da 3 mm fresato e sabbiato, lavorazione che ne aumenta il grip e il comfort anche senza guanti. L'ampia dimensione della paletta ne permette la facile attivazione e si adatta a tutti gli stili di guida. Il feedback degli shifter può essere regolato tramite la presenza nella confezione di 2 set di magneti al neodimio. Si può scegliere il set con magneti da 5 mm per un feedback più corposo o il set con magneti da 3 mm per una cambiata più blanda. Inoltre, la resistenza della cambiata può essere regolata ancora più finemente combinando ai 4 magneti gli spacers forniti in confezione.
Gli spacers non sono altro che dei tondini in plastica dello stesso diametro dei magneti, che servono per attenuare la forza attrattiva dei magneti stessi. Combinando magneti ed anellini si riescono ad ottenere diverse resistenze. L'assenza di gioco e i materiali utilizzati nella costruzione di questi shifter garantiscono un feedback tattile incredibile. Le cambiate sono nette, robuste e precise. L'unica piccola pecca per qualcuno potrebbe essere rappresentata dalla mancanza di regolazioni, anche se io onestamente le ho trovate molto comode. Il feedback sonoro è ben udibile, ma mai fastidioso, e regala una certa soddisfazione. Il nuovo Asher F28SC è un volante wireless che integra, come detto, un chip Bluetooth SimuCube a 28 input. L'antenna wireless assicura una connessione rapida e stabile. Nel mese in cui l'ho avuto in prova, la connessione è sempre stata fulminea ed affidabile. Vista l'assenza di cavi, l'alimentazione dell'elettronica è affidata ad una batteria a litio nascosta all'interno dello sportellino posteriore, che garantisce al volante un'autonomia di 2-3 anni di uso giornaliero. La batteria è una comunissima ER14250 da 1200 mAh e 3.6 V, utilizzata in genere nelle fotocamere. Può essere facilmente sostituita e i ricambi possono essere acquistati ovunque a pochi euro. Un set da 4 pezzi è venduto su Amazon intorno ai 10 euro. Rimuoviamo ora la scocca posteriore, svitando le 7 brugole anteriori, e andiamo a vedere come questo F28SC è organizzato al suo interno. Possiamo apprezzare l'ottima costruzione della scocca, un pezzo unico di alluminio da 3 mm con rinforzi trasversali per le palette e per i fori di ancoraggio del quick release. Troviamo inoltre i cavi e gli spinotti degli shifter e il cavo di prolunga dell'antenna wireless. Alla piastra anteriore invece è fissata la motherboard che gestisce pulsanti e joystick. La scheda è proprietaria Asher Racing e dovrebbe essere la stessa utilizzata già sul vecchio modello. In alto sono presenti i due spinotti per i cavi degli shifter, al centro è posizionato il modulo wireless SimuCube, mentre in basso troviamo la batteria, lo switch di accensione e spegnimento e lo spinotto di alimentazione proveniente dalla batteria. L'F28SC interagisce con la base SimuCube 2 tramite il software TrueDrive. Alla prima accensione del volante il TrueDrive lo individuerà immediatamente, fornendoci il nome, l'indirizzo MAC e la forza del segnale. Selezionando il nostro RIM e premendo su Connect Selected Device procederemo all'abbinamento e la base SimuCube 2 emetterà un bip di conferma. Alle successive accensioni il volante invece si connetterà automaticamente alla base. Nella schermata principale del TrueDrive potremo controllare il buon funzionamento degli input, la potenza di connessione e la carica residua della batteria. Quando scende sotto gli 0,5 V è arrivato il momento di sostituirla.
Siamo arrivati al termine di questa recensione ed è giunto il momento di tirare le somme su questo Asher F28 SCV2, un volante contraddistinto da una solidità incredibile. Credo di non aver mai provato un volante così solido e soprattutto comodo dal punto di vista dell'impugnatura. Ho trovato la gomma utilizzata veramente azzeccata perché è morbida al punto giusto in modo tale da rimanere confortevole ma avere comunque un ottimo ritorno di forza del force feedback e non dissipare troppo gli effetti. Se devo fare proprio un appunto alla gomma, raccoglie un po' troppa polvere per i miei gusti. Per il resto pulsanti ottimi, anche se al mio gusto un po' troppo variopinti, avrei preferito dei colori un po' più standard perché non amo i volanti troppo colorati. Gli switch sono fantastici, così come le palette, veramente un feedback incredibile, veramente piacevole da usare. Per il resto trovo il prezzo congruo all'offerta data da Asher Racing, visto che il volante è, come detto, solido, comodo e soprattutto tutto quello che ruota intorno al volante è veramente di altissima qualità. Credo che per oggi sia tutto, ci vediamo in una prossima recensione, come al solito vi auguro buona giornata.